Non dirlo a nessuno, ma questo video è per te, donna. Primo video che registro in esterna, quasi imbarazzante dal silenzio che c'è. Questo video nello specifico è per te, donna, che spesso ti senti un po' non comfortable perché percepisci l'invidia altrui, al femminile, e per te, donna, invece, che spesso ti senti invidiosa. Premesso che la competizione è una caratteristica abbastanza innata del DNA femminile, la competizione femminile italiana diciamo che è un po' in cima alla classifica, troppo spesso. Benvenuti o bentornati sul canale di Nob, il mondo invisibile, in cui si parla di numerologia, tanatologia, pulso tantrico e figli o figlie minori di questo immenso mondo. Quali sono i motivi per cui le donne italiane sono in competizione tra di loro piuttosto che fare il famoso gruppo? Punto numero 1, sicuramente i 20 anni di un certo tipo di politica e quindi anche di educazione che è passata con questa politica non ha sicuramente facilitato il fare gruppo tra le donne, anzi ha assolutamente incentivato la competizione. Motivo numero 2 per cui sicuramente la competizione in Italia è più forte, perché le donne italiane sono sempre state purtroppo abituate a gestire diverse situazioni, quindi sia la famiglia, sia i figli, sia il lavoro, senza avere spesso degli aiuti. Questo rispetto ad altre società ha reso le donne italiane molto forti, molto multitasking. Sicuramente il terzo motivo è che gli italiani in generale sono famosi per essere sia le donne bellocce sia gli uomini bellocci, quindi per accaparrarsi il più belloccio si ha la tendenza a competere. Perché? Perché per accaparrarsi il belloccio spesso si farebbe di tutto, sbagliato ovviamente. Qual è quindi il primo effetto di questa competizione femminile? Il sentimento, l'emozione della invidia, il non fare mai un complimento a una donna, quindi a una tua pari, sia che abbia fatto qualcosa di abbastanza interessante, sia che abbia un vestito bello, sia che in quel dato momento, circostanza, abbia una bella espressione del viso. Il punto è che nel momento in cui siamo ora, le emozioni come invidia, aggressività, rabbia non sono più le padroni dell'energia che sta circolando molto velocemente sul pianeta Terra, non sono più la maggioranza, quindi se si sta ancora su quelle vibrazioni non si fa altro che prendere letteralmente dei gran schiaffoni in faccia. Certo, non è che se proviamo il sentimento della invidia e quindi della competizione, da domani mattina ci alziamo e diciamo ale, boh, basta, non provo più questa sensazione. Va assolutamente lavorata. Nel momento in cui si trasforma la competizione femminile, quindi l'invidia, in qualcosa di positivo e di costruttivo, quello che succede è che l'amica che si è accaparrata il belloccio, piuttosto che essere invidiosa nei suoi confronti, io chiederei: oh bella, che armi segrete hai usato? Ovviamente quello che si può condividere. Come hai fatto? A una amica, quindi pari, che è riuscita a raggiungere un obiettivo come pubblicare un libro, come riuscire a comprare casa spendendo di meno, chiederei come hai fatto? Quindi la sensazione, l'emozione del imparare da chi ha raggiunto un certo obiettivo, prendere spunto, paragonarsi, ma nel senso di stimolazione positiva. Un esempio che voglio assolutamente fare: sono stata recentemente a una festa, diversi amici che non si vedevano da moltissimo, le donne erano tutte vestite super bene, ovviamente anche gli uomini erano vestiti super bene, ma che cosa è successo? Mentre sottoscritta ho detto alle amiche, indipendentemente dai canoni, dai gusti fisici, la donna è bella, l'ho detto a tutte le donne che erano a sedere con me nel tavolo,
nessuna donna ha fatto lo stesso con me. Mentre l'amico, anche lui che non vedevo da tantissimo, da grandissimo signore come dovrebbero fare gli uomini, ha fatto i complimenti a tutte le donne. Voglio aggiungere l'ultimo tassello, che spesso l'invidia è legata a qualcosa di estetico, quindi la bellezza, no? L'invidia per la persona che è più bella, l'amica che è più bella, l'invidia per quella che ha il fisico più fighenji, o qualcosa legato al denaro, quindi un'amica che magari sta economicamente meglio, eccetera. In realtà tutte queste due cose, come tutto il resto, non sono in nostro possesso, non ci appartengono, perché da un giorno all'altro, visto i tempi che corrono, diciamo, sicurezza economica può cambiare, se è meglio che in peggio, e il viso è DNA, invecchia, quindi, e inoltre la bellezza della persona non è data, queste sembrano veramente delle frasi fatte, ma è veramente così, non è data solo dalla bellezza, ma dal complesso della persona, soprattutto, come dicevo prima, nel momento storico in cui siamo e stiamo vivendo, si percepisce veramente la bellezza della persona. È molto più facile percepire la bellezza della persona nel suo complesso totale, non come prima invece, dove la bellezza era quella che arrivava subito. Anche questo è cambiato. Ovviamente, se volete condividere i vostri punti di vista, lo potete fare nei commenti, potete mettere like, mi potete seguirmi anche sul blog, e io vi saluto da questo posto dove c'è un silenzio assoluto, che poi è una stazione ferroviaria della Calabria. Un bacio, alla prossima, ciao, state bene.